Salve a tutti crashari e benvenuti in questo nuovo video. Io, come sempre, sono Daniku94 del Crash Bandicoot Zone. Nel 2020 uscì Crash Bandicoot 4. Se ci pensate, sono già passati 3 anni, tra poco 4, e credo che il mercato e gli stessi fan della serie di Crash Bandicoot stiano aspettando con trepidazione una nuova avventura mainline, un Crash Bandicoot 5. Dopo la simpatica parentesi avvenuta con Crash Team Rumble, infatti, pare ovvio che tutti quanti noi non stiamo aspettando uno spin-off o qualcos'altro di simile, bensì un'avventura platform vecchio stile. Quindi eccoci qua a stilare quello che abbiamo e quello che attualmente pare non abbiamo, ma ci arriveremo dopo, su un atteso nuovo gioco di Crash che porterà molto probabilmente il 5 nel nome. Andiamo con ordine però. Andrò via via ad elencare quello che abbiamo avuto in questi ultimi 2 anni, 1 anno e mezzo, riguardante un nuovo gioco di Crash, andando da una cosa meno credibile, come dei semplici rumor su 4chan, fino ad un qualcosa di molto più corposo che può davvero essere la realtà. Ovviamente tocca fare un disclaimer grosso quanto una casa. Tutto quello che state vedendo in questo video è una teoria. Ragazzi, è semplice, patti chiari, amicizia lunga. Andiamo quindi con il primo strato di rumor fatti su 4chan. A maggio 2022 su 4chan si parla di vari progetti Toys for Bob, tra cui Crash 5 chiamato internamente Globe. Andiamo a leggere nel dettaglio quello che diceva questo sedicente leaker, insider, rumoreggiatore. Toys for Bob è attualmente alla ricerca di personale per diversi nuovi giochi, il che è vero. Uno di questi è Crash Bandicoot 5, nome in codice Globe. Manterrà le concept realizzate per Crash Bandicoot 4, ma verranno chiamati nuovi artisti per personaggi e ambientazioni esclusive. E anche questo è vero, almeno per come ci è parso di capire, ma mi ricollegherò dopo a questo dettaglio. Si parla anche di single player e multiplayer cooperativo durante la modalità storia, una cosa simile a Skylanders, a Crash of the Titans e Crash Mind Over Mutant per intenderci. Il rumor su 4chan continua dicendo: il secondo gioco è una nuova IP, nome in codice Plant, è una specie di third person shooter con un coniglio rozzo che fuma un sigaro, sembra una parodia di Gears of War. Per quel che mi riguarda questa è una cavolata e in un certo qual senso sembra una versione Conker di Jet Jack Rabbit. Abbiamo poi Spyro 4, nome in codice Luna. È stato cancellato durante lo sviluppo e rifatto da zero. Il leaker non sa perché, ma pensa che tutti gli avvenimenti riguardanti Blizzard e Microsoft abbiano qualcosa a che fare con questo. Non lo so fino a che punto possa essere vera questa cosa di Spyro 4, anche perché noi nei primi del 2020 abbiamo avuto un leak da un leaker vero. Sto parlando ovviamente di The Gaming Revolution, famosissimo leaker di Call of Duty e di quasi tutte le IP di Activision, che diceva appunto che un nuovo gioco di Spyro era in lavorazione agli inizi dello sviluppo, agli inizi proprio del 2020 e, come già sapete, credo fortemente che uscirà nel 2024. Lo stesso leaker poi dice che Wumpa League non esiste e che a un certo punto parlava male anche di Canadian Guy, dicendo che diceva falsità su Wumpa League, che non sarebbe mai uscito. Insomma, roba è vecchiata molto male, visto che alla fine Wumpa League è Crash Team Rumble. Sapete come la penso riguardo i leak su 4chan? Più ti danno delle cose che vorresti, più la maggior parte delle volte sono falsi. Nel settembre 2022 The Real Insider affermò che c'erano 2 progetti in cantiere lato Crash Bandicoot. Uno di questi era Crash Team Rumble. Ad oggi non sappiamo se le parole di The Real Insider fossero vere. Ha alle sue spalle molti leak veritieri, ma al tempo stesso anche molti leak falsi. Di conseguenza viviamo sempre in quella zona grigia del 50-50 dove quello che ha detto potrebbe essere vero, così come potrebbe non esserlo. In ogni caso però uno di questi 2 progetti era Wumpa League, ovvero Crash Team Rumble, ed è uscito. Quindi resta ancora in forse questo secondo progetto. Ma andiamo ancora avanti. Arriviamo al febbraio 2023. Dev Madan, disegnatore storico di Sly 1, Sly 2, Sly 3 e se non erro anche Sly 4, uscito da Sucker Punch,
entra a far parte di Toys for Bob come Art Director, ovvero come uno degli artisti principali, se non il principale. Possiamo già vedere qualche suo lavoro anche nella pagina social ufficiale di Spyro the Dragon, in questa immagine stupenda dove Spyro soffia le candeline. Forse voi non ve ne sarete accorti a primo impatto, però il suo stile, unito anche al classico coloring che utilizzava anche Nicolas Cole, ben si sposa con lo stile adottato da Toys for Bob nel remake di Spyro, in Crash Team Rumble ed in Crash 4. Questo va a ricollegarsi al fatto che, molto probabilmente, un probabile Crash 5 o un futuro gioco di Crash o di Spyro manterrà i design di Cole e di Saviori, mentre invece personaggi storici non ancora visti o personaggi nuovi avranno il design di Dave Madan. In ogni caso avere il signor Madan negli studi di Toys for Bob garantisce un bello stile artistico, specialmente per Crash. Molti personaggi di Sly infatti non sfigurerebbero affatto nell'immenso cast di Crash Bandicoot e penso che il buon Chroma, grande fan di Sly, mi darebbe ben ragione. Marzo 2023, esattamente il 10 marzo 2023, giornata internazionale della donna. Nicolas Cole pubblica un'immagine dove mostra tutti quanti i suoi disegni su soggetti femminili. Possiamo vedere Tona, possiamo vedere Ilora, ma tra queste figurano anche dei personaggi interessanti. Abbiamo Madame Amberly, direttamente da Crash to Insanity, abbiamo Nina e abbiamo anche 3 personaggi mai visti, ma che, se notate bene, hanno l'uniforme e il logo dell'Accademia del Male di Madame Amberly. Ci ho fatto un video tempo fa, dove supponevo fossero per Crash 5 o per Crash Team Rumble. Ora, come molto probabilmente ripeterò più di una volta in questo video, sappiamo benissimo che non possono appartenere a Crash Team Rumble. Perché? Perché Crash Team Rumble deve molto a Crash 4 e a Spyro Reignited Trilogy, perché è pieno dei loro assets. Tutto, dai banner alle musiche, anzi ci sono anche musiche con copyright esterni, lontani da Crash e da Spyro, dai modelli alle ambientazioni, tutto è basato su Spyro Reignited Trilogy e Crash 4. Non c'è effettivamente nulla di nuovo, se non appunto Cutbat per ora. Di conseguenza credo che questi personaggi non siano per un progetto come Crash Team Rumble, bensì per un progetto successivo. Ancor di più, come ho detto anche in quel vecchio video, lo stile di Nina è prettamente identico a quello utilizzato da Cole per il character sheet dei vari personaggi di Crash 4, dove appunto c'è la figura intera da una parte del personaggio e dall'altra parte invece ci sono delle espressioni come la rabbia, la felicità, la risata, la paura, così da dare una mano agli animatori che potranno basarsi su questi disegni per creare le varie animazioni facciali. E questo potrebbe dire tanto sul ruolo di Nina in questo probabile nuovo gioco. Arriviamo infine a settembre 2023. Siamo in pieno Crash Team Rumble e tramite data mining troviamo un banner da inserire nel proprio profilo nel gioco di ultima uscita. Questo banner è molto interessante. Quello che vediamo in questo banner infatti è una scena di fuga. Crash agguanta Cortex mentre fuggono da una sorta di clown gigante. Crash sta tenendo Cortex come in Twin Insanity mentre stanno scappando. Cortex sembra una versione giovane di se stesso, perché non ha la barba e ha i capelli lunghi. In tutto ciò stanno scappando mentre sono in un ambiente circense. L'infanzia di Cortex. Cortex proviene da una famiglia circense. Il clown che li sta inseguendo, il clown gigante che li sta inseguendo, ha una C sulla fronte, prerogativa che ormai hanno tutti nella famiglia Cortex, ovvero una lettera stampata alle unghie lunghe, alle ciglia lunghe, ma soprattutto ha un seno. Di conseguenza potrebbe essere davvero una donna. Ed è molto interessante tutto questo, perché come vi ho detto prima, tutti quanti i banner di Crash Team Rumble sono basati su concept art esistenti. Ma concept art esistenti su cosa? Su Crash 4, come tutti quanti i banner riguardanti i personaggi, su concept art di Crash Team Rumble, su GIF di Crash Bandicoot 4, l'ultimo recente a tema Ripto proviene proprio da Spyro Reignited Trilogy. Gli unici 2 banner che a quanto pare non appartengono a Crash Team Rumble sono
quello dove c'è l'ambiente di Spyro e quello dove c'è Crash e Cortex che fuggono da questo clown. Soltanto che quello dove ci sono i draghi, nel regno dei draghi, potrebbe essere semplicemente la concept art della futura arena a tema Spyro, quando Spyro ed Ilora saranno giocabili. Ma quello di Crash e Cortex che stanno fuggendo mentre si tengono per mano da un clown? Ed è qui che mi ricollego alle concept art di Nicolas Cole. Facciamo un attimo questo ragionamento, questa teoria. Ok? Crash Bandicoot 4 It's About Time ha molti punti in comune con Crash Bandicoot l'ira di Cortex. Tanto che The Gaming Revolution, quando lo leakò anni addietro, si confuse pensando che fosse un remake di l'ira di Cortex. Crash e Coco sono giocabili, ci sono 4 nuove maschere, c'è anche un nuovo Bandicoot che funge da fratello o sorella, in questo caso, a Crash e Coco. Mettetevi un attimo nei panni di noi stessi prima dell'annuncio di Crash 4. Se io vi dicessi, ragazzi, sapete di questo gioco dove ci sono Crash e Coco giocabili, ci sono 4 nuove maschere e c'è un Bandicoot nuovo che poi fungerà da fratello o comunque da figura da fratello maggiore a Crash e Coco, voi molto probabilmente mi risponderete: ah sì, stai parlando di Crash l'ira di Cortex. Ad oggi invece potremmo dire anche Crash 4. Allo stesso modo, e qua ci vuole anche parecchia elasticità mentale e molta fantasia, non è che Crash 5 si potrebbe ispirare a tanti dettagli di Crash to Insanity, come l'ira di Cortex è stato fonte di ispirazione per Crash Bandicoot 4 It's About Time. Ragionateci un poco. Tramite queste concept art cosa abbiamo? Crash e Cortex che si alleano o comunque si ritrovano insieme e stanno scappando da qualcosa. Abbiamo l'Accademia del Male, abbiamo Nina Cortex, abbiamo anche il passato di Cortex, dove in Twin Insanity appunto veniva raccontato, tra virgolette, sia l'Accademia del Male, sia per quanto riguarda Victor e Moritz, quando appunto vediamo un giovanissimo Neocortex studiare i primi abbozzi del raggio Evolvo. E se quindi queste concept art non fossero l'inizio o comunque quel po' di brainstorming che c'è stato per Crash 5 prima che Nicolas Cole e altri andassero via da Toys for Bob, può essere tutto alla fine. Inoltre, prima di chiudere, voglio dirvi un'ultima cosa. Nel Q&A di Crash Team Rumble, Toys for Bob ha risposto alla maggior parte delle domande. In questo lotto di domande però non troviamo l'ultima domanda a cui hanno risposto. L'ultima domanda era: non vediamo l'ora di vedere Spyro 4 e Crash 5. Questa domanda infatti non appartiene al lotto di domande fatto su Discord, bensì ad una domanda completamente estranea posta allo studio su Twitter. Perché pubblicarla? Perché è l'unica domanda di Twitter usata in un Q&A fatto unicamente per gli utenti Discord del canale ufficiale di Crash Team Rumble? Non lo so ragazzi, io credo che ancora una volta siamo vittime di un grosso teasing e se tanto mi dà tanto credo che questo Crash 5 possa davvero affrontare in qualche modo l'infanzia di Cortex, avere la presenza di Nina e anche di Madame Amberly e di nuovi studenti dell'Accademia del Male. Quindi, proprio come ha fatto Crash Bandicoot 4 It's About Time, prendere alcuni elementi dal Crash 4 originale per poi riformularli come volevano loro, e onestamente non vedo perché no. Reputo infatti che Crash to Insanity fosse un ottimo primo passo, nonostante comunque i grossi difetti dovuti al tempo di sviluppo veramente risicato, complice anche il fatto che abbiano rebuttato l'intero gioco durante lo sviluppo. Il pensiero quindi di poter fare un qualcosa simile a Twin Insanity, ma molto più sistemato, molto più ragionato, non so, magari un Jack and Dexter The Precursor Legacy, ma nel mondo di Crash, con Crash giocabile e magari dando un senso alle gemme, non soltanto quelle nascoste, ma anche alle gemme delle casse, cosa importantissima secondo me. Sarebbe una ottima idea e sarebbe anche ora di sviluppare ancora di più questa formula di Crash, piuttosto che restare relegati alla classica formula di Crash 1, 2 e 3, proprio perché secondo me ormai quella formula non ha più molto da dire. Quando verrà annunciato questo gioco, ragazzi, prima di tutto stavo parlando di una teoria, non sto dicendo che è ufficialmente in sviluppo, ma sono fortemente sicuro che qualcosa si stia muovendo negli studi di Toys for Bob. Poi non so, visto che comunque c'è stata l'acquisizione di Microsoft, ci sono state tante cose dietro, quindi tutto può cambiare.
specialmente quando si parla di progetti grossi come un videogioco, un film e via discorrendo. In ogni caso io non vedo l'ora e io adoro un sacco speculare su queste cose, anche perché davvero ci sono molte cose che potrebbero trovare un nesso, combaciano e mi piace speculare con voi. Tutto qua. Bene Crashari, anche per oggi questo video finisce qui. Come sempre potete trovare me e tutti gli altri di Crash Bandicoot Zone nei link che state vedendo qui sotto in sovraimpressione in questo momento. Abbiamo il forum ufficiale, il sito contenitore di notizie, una enciclopedia quotidianamente aggiornata sulla serie di Crash Bandicoot. Abbiamo una pagina Facebook, una pagina Instagram, una pagina Twitter, TikTok. Abbiamo anche un canale Telegram. Decidete voi dove andare per entrare a far parte della community più vecchia e più longeva di Crash Bandicoot in Italia. Noi, come sempre, ci vediamo ad un prossimo video. Grazie mille per aver visto questo video, statemi bene e come sempre, viva Crash Bandicoot!